Benvenuti amici di Red Black Insights. Oggi vi racconto una delle operazioni economiche più riuscite della storia del calcio moderno, ossia la gestione di Elliott con il Milan e i guadagni successivi ottenuti dalla rivendita a Redbird. Analizzeremo come il fondo americano sia riuscito a trasformare quello che sembrava un prestito junk in difficoltà in una plusvalenza lorda da quasi 1 miliardo di euro. Il tutto nell'arco di 8 anni, cioè dal 2018 al 2026. Per capire la portata di questo successo, dobbiamo guardare i due estremi della storia. Nel 2018 la stampa e l'opinione pubblica definivano Elliott un fondo avvoltoio, lo ricorderete tutti, prevedendo lo smembramento del club. 8 anni dopo, la realtà dei numeri racconta una storia completamente diversa, cioè una gestione che ha unito il rigore di bilancio alla gloria sportiva, portando uno scudetto e un ritorno sull'investimento del 150%. Tutto ha inizio nell'aprile del 2017. Per chiudere l'acquisto del Milan da Berlusconi, il misterioso imprenditore cinese Yong Hong Lee ottiene da Elliott un finanziamento ponte. Era un prestito ad altissimo rischio, con tassi di interesse all'11,5% e una scadenza brevissima di 18 mesi. A garanzia di tutto c'era la quasi totalità delle quote del Milan. Se Lee non avesse pagato, il club sarebbe diventato americano. E infatti la scommessa di Mr. Lee fallisce quasi subito. Nel luglio 2018, non riuscendo a versare un aumento di capitale da 32 milioni, scatta il default. Elliott escute il pegno e diventa proprietario del 99,93% del Milan. La situazione ereditata però è critica. Un patrimonio netto negativo, una posizione finanziaria passiva per 128 milioni e l'esclusione dalle coppe europee per violazione del fair play finanziario. La narrazione mediatica era apocalittica. Spolperanno il Milan. Ma invece di vendere a pezzi il club, la famiglia Singer, guidata dal figlio Gordon, attua una vera e propria cura da cavallo. La strategia è radicale: pulizia totale dei debiti bancari, taglio drastico degli stipendi fuori mercato e un focus ossessivo sul player trading, ovvero comprare giovani talenti a basso costo per valorizzarli. Il risultato? Un bilancio risistemato e uno scudetto vinto sul campo, smentendo ogni previsione nefasta. Per ottenere questi risultati, il fondo ha dovuto mettere mano al portafogli. Se analizziamo i flussi in uscita tra il prestito iniziale mai rimborsato da Mr. Lee e i successivi aumenti di capitale per coprire le perdite e risanare il club, il totale investito da Elliott, il cosiddetto cost basis, ammonta a circa 617,4 milioni di euro. Il vero capolavoro finanziario però arriva al momento della vendita. Per chiudere l'operazione da 1,2 miliardi con Redbird nel 2022, Elliott concede un maxi prestito al compratore, Jerry Cardinale, per 550 milioni di euro. Questo vendor loan è la chiave di volta. Garantisce a Elliott un interesse fisso dell'8% e il mantenimento di 2 posti nel consiglio di amministrazione del Milan, permettendo loro di continuare a guadagnare senza però avere più rischi operativi. Questa mossa trasforma l'investimento in una macchina da soldi. Dal 2022 alla fine del 2024 il debito di Redbird cresce a causa degli interessi, generando per Elliott circa 100 milioni di euro extra in soli 28 mesi. Una cifra enorme che si aggiunge al valore di vendita pattuito. Arriviamo così all'epilogo, previsto per gennaio 2026. Redbird rifinanzia il debito residuo appoggiandosi a un nuovo partner, Manulife Comvest, permettendo a Elliott di incassare l'ultima tranche da oltre $500 milioni. Gordon Singer saluta il club con orgoglio, chiudendo definitivamente il capitolo rossonero. Tiriamo quindi le somme. Se sommiamo il cash ricevuto al closing del 2022, tutti gli interessi maturati sul prestito a Redbird, i rimborsi parziali e il saldo finale del 2026, l'incasso totale per Elliott raggiunge la cifra astronomica di 1,5 miliardi. La matematica finale è impressionante. Sottraendo i 617 milioni investiti dall'incasso totale di 1,5 miliardi, otteniamo una plusvalenza lorda di 927 milioni di euro.
Parliamo di un ritorno sull'investimento del 150%. In pratica Elliott ha preso un asset tossico e in 8 anni ha moltiplicato il proprio capitale per 2 volte e mezzo. Guardando al futuro, lo scenario cambia. Il Milan passa da un creditore attivo come Elliott, presente nel CDA, a un creditore passivo come Comvest. Il nuovo debito avrà clausole diverse, con interessi che si capitalizzano alla scadenza. Questo significa che il debito di Redbird continuerà a salire, raggiungendo probabilmente gli 800 milioni entro il 2030-2031, rendendo necessaria una futura grande rivendita del club, magari comprensiva dello stadio, per chiudere il cerchio. Questa operazione rimarrà nei libri di finanza sportiva come un modello di efficienza, ossia come trasformare un default in 1 miliardo di guadagno.